Buongiorno tribù, credo che sia uno dei video più difficili da girare. Sono una delle cose più brutte e spiacevoli che ci è successo. Ce ne sono successe tante, però erano inconvenienti, nulla di così grave e complicato per fasciarsi la testa così. Però questa stavolta è stato un bello spavento. Credo che dal titolo lo potete capire che cosa è successo. Iniziamo con il dirvi che la Cina è qua con noi. Bene, già 2 giorni che mangia bene, sta facendo vita normale, non può correre però. Nella gravità non è ancora finita, perché poi vi spiegheremo bene il perché. Sta un po' meglio, però è stata ferita gravemente. E cerchiamo di fare questo video più lucidi possibili, non lo so, perché entreranno le emozioni, e credo che chi ha animali lo può capire. E cerchiamo di spiegarvi senza scendere in polemica, senza farci prendere, tra virgolette, dalla rabbia, perché è un'ingiustizia, però le cose sono successe in questo modo. Più o meno è successo una settimana fa, ci abbiamo messo un po' a metabolizzarlo. Poi dovevamo anche andare a fare le cure necessarie alla Cina, quindi... Sì, la telecamera è stata chiaramente messa da parte, è l'ultima cosa che abbiamo pensato. Però è giusto, siete la nostra tribù ed è giusto che sappiate quello che è successo. Vi avremmo voluto far vedere altri posti, però adesso non possiamo neanche andare in giro con la Cina, deve stare un po' attenta, può camminare, però non può fare sforzi esagerati. E quindi vi mettiamo un po' nel contesto. Tutto è successo più o meno una settimana fa. Noi eravamo andati a fare la potatura. Giornata normale di lavoro. È quasi finita la potatura in quel campo, e ci teniamo a specificare che è un terreno privato, perché questo bisogna specificare. Vicino ci sono delle case. E noi abbiamo sempre sentito dei cani lì abbaiare, però come erano dentro una casa, erano recinzioni col cancello, tutto chiuso, E non è la prima volta che andiamo lì, perché se facciamo la potatura, chiaramente poi... Facciamo anche la raccolta delle olive. Cina? No, No, adesso no. Non ha la campana, quindi... Me la facciamo vedere, così siete più tranquilli. Cina, vieni qua, va. Sì, ma questo vuole venire su, vieni qua in mezzo a noi. È mezz'ora che mi stai guardando. Con la sua bella fasciatura, conteniti, poi vi spieghiamo il perché la cosa non è mica finita. E giornata super tranquilla. La Cina, come sapete, non è una cagnolina che si allontana, è sempre vicino a noi, sta comunque a 1-2 metri, perché sa che non può avvicinarsi alle macchine. Mangiamo tranquillamente, continuiamo a lavorare, e erano più o meno le 5. Ormai è giornata finita, quindi già lì per andare a casa ormai. E a un certo punto, con le macchine, i tappi nelle orecchie, abbiamo sentito la Cina strillare, mi giro e vediamo sto pitbull proprio sopra la Cina, proprio l'aveva già presa qua sul torace con la fasciatura, e ragazzi, stati secondi. Sì, secondi che non abbiamo capito niente. Fossimo arrivati 30 secondi dopo 10 o 15, magari la Cina non era qua, perché eravamo molto vicini, quindi siamo riusciti a intervenire subito. Io mi sono lanciato sul cane, sono riuscito a fargli mollare la presa, e la Cina inizialmente, strillava dalla paura, e è scappata, gli siamo andati dietro, e aveva un buco e sembrava solo un taglio però superficiale, solo la pelle. Quindi di lì tutti presi, andiamo veterinario in fretta, chiamava la nostra veterinaria. La veterinaria del paese, che comunque ci ha risposto e ci ha detto: scendete immediatamente. E facciamo la cucitura, che sembrava una ferita abbastanza profonda, però non sembrava tutto quello che abbiamo scoperto dopo. Siamo arrivati giù
L'abbiamo alzata e ha mollato un urlo, ragazzi, la Cina, Ho strillato proprio. che mi sono messa a piangere, ragazzi, perché l'impotenza di non sapere che cosa gli era successo, e abbiamo visto che aveva come un... No, la nostra veterinaria fa: no, io non la cucio perché qua comunque sento una protuberanza, una bella bozza, quindi preferisco che io come essendo una veterinaria a domicilio non ho per fare radiografie o ecografie, quindi andate in un altro veterinario che facciano una radiografia, un'ecografia e si assicurino che cosa c'è lì sotto. Quindi siamo andati a 20 minuti da qua perché siamo dovuti andare in una clinica veterinaria aperta perché i ragazzi si erano già Qua fatti. vicino c'erano altri veterinari, però tutti non avevano. Poi mi dicevano: no, venite il giorno dopo. Io il giorno dopo posso mica aspettare. Quindi siamo andati a Sagunto, che ci sono queste cliniche. E siamo arrivati in questa clinica e chiaramente l'hanno visitata e le ferite erano importanti perché ha 3 buchi, uno piccolino sulla schiena, Questo sull'addome, sulla parte abbastanza addominale, grande. bello grande, da 12 centimetri, entra la forbice, la pinza della forbice entrava tutta, quindi stiamo parlando di 12 centimetri buoni. Però dovevano ispezionare la zona per vedere se gli aveva toccato qualche organo, polmoni, comunque la zona dei polmoni, quindi controllare che gli organi vitali non fossero stati toccati. Quindi nel bene non è stato toccato nessun organo. L'hanno dovuta sedare e panico, nosotros è molto spagnolo, panico generale, perché sapete, per chi ci conosce da tanto, che la Cina è epilettica e il suo problema è che se viene sedata può non risvegliarsi. Quindi gli hanno fatto il controllo, gli hanno fatto un'ecografia. La Cina si è risvegliata perché è forte. Gli organi non sono stati toccati, quindi hanno deciso, ci hanno spiegato che quando vengono morsi, c'è un morso da un cane, non si può chiudere le ferite subito con i punti perché c'è un rischio altissimo di infezioni. Quindi gli hanno messo un drenaggio in modo tale che spurghi tutta l'infezione, il liquido che si forma dovuto al morso. Però, e fino lì diciamo, vabbè, dai. Ogni giorno dovevamo andare a fare la medicazione. Siamo scesi, il secondo è venuta a casa con noi. Ragazzi, chiaramente era muscia, giustamente, ragazzi, è come... Metto l'anestesia e tutta la moscia, mangiava. E il giorno dopo scendiamo per fargli la medicazione, quindi togliere le bende, cambiare le bende, disinfettare tutto l'iter e il veterinario controllando, essendo scesa l'infiammazione, allora lì si è potuto vedere che oltre alla ferita ha anche un'ernia dovuta al morso, quindi alla presa. Quindi ha rotto la parete muscolare dell'addome e questo buco è molto rischioso, questa ernia, perché è un movimento, uno sforzo. Lo potete vedere, qua è questo bozzo che c'ha qua. C'è anche la fasciatura, c'è la benda, c'è il bendaggio, tutto, però è un bozzo abbastanza importante qua. Quindi un movimento brusco può far sì che fuoriesca l'intestino, quindi bisognerà fare un altro intervento chirurgico per eliminare l'ernia e ricucirla dentro tutta, però adesso pensiamo a curare bene la ferita, che non ci sia più infiammazione, che non ci sia più un'infezione, e il prima possibile dovremmo ancora farla operare, quindi vuol dire anestesia un'altra volta, paura che non si svegli la Cina, però d'altronde adesso è anche vero. Questa ernia se scoppia è un casino. No,
il cane non sopravvive, ecco, detto in poche parole. Però la cinetta è forte, siamo un po' con gli animi un po' bassi, cerchiamo di stare con gli animi alti perché d'altronde è così, non ci si può fasciare la testa e è così. È vero che ieri, quando siamo scesi dal veterinario, gli è stato tolto il drenaggio, che è un buon segnale. Oggi gli faremo noi la medicazione. L'hanno pulito per il buco, che oggi dovremmo farla noi, e al pulirlo dal buco è uscito praticamente pulito, non c'erano tracce di sangue, niente. Quindi per quello che riguarda la ferita, ottimo. E la Cina sinora mangia, beve, chiede cibo, adesso abbaia perché vuole mangiare, ed è qua che mi sta dicendo dammi da mangiare, quindi la Cina poteva sta bene. Molto peggio. Chiaramente adesso che noi la vediamo un po' più in forma, mangia, beve, perché i primi 2 giorni è stata proprio a terra, non voleva né mangiare né bere. Ma il dolore che aveva la Però povera. chiaramente la nostra preoccupazione è un'altra volta un'altra operazione. Quindi questa è un po' la situazione attuale della Cina. Non vogliamo scendere in polemica per tutto quello che è successo. Non possiamo, d'altronde. Non possiamo scendere troppo nei dettagli che siamo lì perché non si la situazione non è delle più rosee, come potete immaginare. No. Senza entrare in dettagli già potete immaginare il perché. Cosa può essere successo col padrone dell'altro cane. Quindi non possiamo scendere nei dettagli. Sicuramente, e lo vogliamo chiarire, non è colpa del cane, perché i cani non hanno colpa, e questo è importante che noi lo diciamo, perché noi la pensiamo così. E più di questo, ragazzi, potete immaginarlo quello che è successo. Non ci vuole una scienza. No. È un'ingiustizia, sì. La Cina è forte. Vuoi mangiare? È forte perché comunque c'è anche stato detto che comunque è un cane che sta sempre fuori, che corre, perché se prendeva ha una muscolatura molto forte. Più se forte fosse stato un cane della stessa grandezza, un cane da città, un cane da appartamento che esce quei 15-20 minuti, mezz'ora, un'oretta così, al morso l'avrebbe praticamente, penso, massacrato. La Cina, essendo sempre nei fuori, ha tanta muscolatura, tanto muscolo nel petto, quindi io penso che quello l'ha salvato. Sì. Il boy in quel momento era lì vicino, è arrivato quando ha visto tutta la situazione, si è spaventato, ha iniziato a tremare, perché chiaramente noi ci siamo agitati, perché chiaramente all'inizio non capivamo, aveva anche tipo del sangue nella bocca. Io quando ho visto del sangue nella bocca mi sono spaventata, perché sangue nella bocca non è un buon segnale. Era un po' per darvi l'aggiornamento sulla situazione della Cina. Vi chiediamo in questo caso di mandarci buone energie, ma incrociamo le dita, incrociate dei piedi, delle mani, e speriamo che finisca bene, che la Cina supererà questa operazione. Dobbiamo essere positivi, perché la positività attrae la positività. E niente, era un po' per dirvi, anche perché non ci piace fare questi video, però un po' spiegare, mettervi nel contesto. Non usciremo un altro video dove vi facciamo vedere i bei posti che abbiamo qua intorno. Era in programma un altro video, però non ce la siamo sentita. Non ce la siamo sentita, la Cina così non può andare in giro, tempo non ce n'è. E la telecamera l'abbiamo messa da una parte, perché prima pensiamo alla salute dei nostri cani, che sono come dei nostri figli, e quindi credo che vi abbiamo spiegato un po' tutta la situazione. Non vi faremo vedere le immagini, chiaramente, perché lo sapete, perché chiaramente noi abbiamo tutto il
il materiale documentato, tutte le immagini, tutte le prove che abbiamo del caso. Però sapete come siamo, non ve le faremo mai vedere. Abbiamo fatto vedere la Cina per assicurarvi. C'è una benda, non si vede niente. Ora ho potuto mettere un post questa settimana, non usciamo con il video, però è giusto che noi vi dobbiamo delle spiegazioni, fate parte della nostra TV, della famiglia. Non entriamo nel dettaglio perché non ci piace neanche cavalcare quest'onda, approfittare, o magari qualcuno pensa no, fate così per avere hype, ragazzi, no, ce ne frega niente. Solo mettervi nel contesto e basta. Io direi che mandateci tante energie crociate positive tutte le dita e vi veramente. mandiamo un bacio. Ci vediamo alla prossima.